Ciao a tutti e benvenuti su questo mio nuovo video su Creo Parametric 11. In questo video vi parlerò del comando foro, quindi rimaniamo all'interno dell'ambiente modellazione solida, quindi nell'ambiente parti, ed è un video dedicato ad utenti alle prime armi, quindi a dei principianti. Prima di cominciare però vi chiedo, come al solito, di iscrivervi al mio canale. Altra cosa che vi volevo dire è che in realtà, visto che gli argomenti sono tanti per quanto riguarda il comando foro, sarò costretto a fare due video, una prima parte e una seconda parte. Prendiamo il comando foro, che è questo, e vi inizio subito a descrivere quella che è la sua interfaccia utente, ovviamente la classica dashboard con un menu di posizionamento che si apre immediatamente. Il comando foro consente di fare diverse tipologie di fori cilindrici, fori filettati, seguendo varie normative, fori trapanati, eccetera, eccetera. Ma in questo video vi parlerò principalmente dei differenti posizionamenti che possiamo definire con questo comando, che poi sono elencati qui, in questo menu. Comunque, oltre a questa informazione, ve ne devo dare una seconda, che normalmente, tranne un unico caso, il comando foro consente di fare un foro alla volta. Quindi per ogni funzione foro posso fare un foro soltanto. Scusate il gioco di parole. Ok, iniziamo subito a definire il primo posizionamento, che poi è anche sicuramente uno dei più utilizzati, che è il posizionamento lineare. In realtà non c'è bisogno di fare nulla a livello di menu, basta semplicemente selezionare una superficie piana e a questo punto ci viene mostrato in anteprima quello che sarà il foro con le sue dimensioni principali, quindi il diametro e la profondità, anche se poi la profondità, come in tutti i comandi, ad esempio l'estrusione, la possiamo anche definire in maniera più dettagliata tramite questo menu. Però adesso ci interessa poco questa parte, questo argomento, che approfondiremo successivamente. La cosa importante è, una volta definita la superficie piana, che è quella evidenziata adesso in verde, appaiono poi queste maniglie rosse che servono proprio a definire quelle che sono le quote principali che definiscono il posizionamento del foro su questa superficie piana. Per farlo è sufficiente prendere una delle maniglie e trascinarla sul riferimento che voglio andare a utilizzare, che può essere una superficie, un piano, uno spigolo. In questo caso prendo questa superficie. Appena lascio il mouse appare la quota, che appunto mi rappresenta la distanza tra il centro del foro e la superficie selezionata. Faccio la stessa cosa con l'altra maniglia, ma in questo caso, visto anche com'è questo modello di base che io ho già costruito, mi aggancio a questo spigolo, perché posso anche agganciarmi a degli spigoli. Anche qui lascio il mouse, mi appare la quota e mi viene mostrato anche in anteprima quello che è il risultato di questo foro, che io posso anche andare a spostare modificando in maniera dinamica le varie quote. Ovviamente le varie quote le posso anche andare a correggere facendo doppio clic sulla casellina della quota stessa e digitando un valore numerico. Questo è abbastanza banale, ma è bene dirlo. Quindi in questo caso gli vado a dare un 70. Ok, attenzione, perché se quando definiamo un foro ci dimentichiamo di agganciare una maniglia, in questo caso ne ho staccata una, il tasto di conferma del foro non si attiva e quindi non mi consente di confermare, perché per lui questa è una situazione che manca di un'informazione che, come vedete, è anche evidenziata in rosso da questo pallino qui. Quindi questo tipo di posizionamento necessita di una superficie di partenza, quella in verde, e di due riferimenti per definire le due quote. Finché mancano queste informazioni, il comando foro non lo possiamo confermare. Ma a questo punto la ripristino velocemente e, come vedete, il tasto di spunta verde si accende, quindi lo posso utilizzare per confermare. Faccio solo, rimpiccilisco un po' il foro, lo sposto un po' più all'angolino e quindi eventualmente io posso confermare, e lo faccio per mostrarvi il risultato finale. Ovviamente questo vuol dire che se seleziono il foro e faccio modifica, vedrò tutte le quote che io ho già definito.
quindi questa quota, nonché la profondità e il diametro. Adesso faccio un modifica definizione sul foro stesso e vi mostro un'altra cosa abbastanza interessante e in alcuni casi comoda, ovvero la possibilità di fare un foro che abbia un orientamento non ortogonale alla superficie, in questo caso verde, e quindi posso anche fare un foro che parte da un punto specifico ma che risulta inclinato. Quindi seleziono questa casella di selezione che troviamo sotto orientamento foro all'interno di questo menu, e qui posso andare a selezionare qualsiasi entità che mi definisce una direzione, che può essere un piano, un asse, uno spigolo, un ramo di uno sketch, quindi un segmento all'interno di uno sketch, e in questo modo io posso definire o una direzione parallela con questo tasto oppure ortogonale. In questo caso abbiamo questo spigolo, lo andiamo a utilizzare e noterete appunto che il foro viene inclinato con un asse parallelo allo spigolo che abbiamo selezionato. Però succede una cosa, che visto che il foro era inizialmente un foro ortogonale, lui mi va a creare questa situazione un pochettino anomala, una lama come la chiamo io in gergo, ma in realtà nel menu forma questo aspetto lo posso gestire, perché è sufficiente dirgli gioco superiore, e quindi andrà a forare anche quella lama che si era presentata nella parte alta del foro stesso. Confermiamo e quindi adesso ci troviamo in questa situazione qui, un foro che sostanzialmente passa tutto lo spessore, che è inclinato e che presenta un sistema di quotatura cartesiano. Facciamo un secondo foro. In questo caso altra situazione molto frequente è quella di dover fare un foro coassiale, cioè un foro che è centrato su un cilindro o su una lavorazione cilindrica, un ribassamento cilindrico, eccetera. E questo è molto comodo, perché ovviamente andremo ad agganciare il foro sull'asse di quel cilindro, di conseguenza sarà legato all'asse di quel cilindro e quindi si muoverà col cilindro stesso se andremo a spostare poi in qualche maniera il cilindro. Quindi, come si definisce? Allora, innanzitutto conviene sempre accendersi gli assi per poterli vedere, perché poi li andremo proprio a sfruttare, quindi andremo proprio a selezionare l'asse di questo cilindro, ma non finisce qui, perché non è l'unico riferimento che è necessario in questo caso, ne serve un secondo, ovvero la superficie di partenza. Capiamo che ne serve un secondo perché il segno di spunta verde non si accende, perché qui c'è un pallino rosso che ci dice occhio, manca un'ulteriore informazione e quindi me la devi dare. E in questo caso è un'informazione che gli dobbiamo aggiungere all'interno di questa medesima casella di selezione, e quindi è necessario premere CTRL e selezionare la faccia di partenza. A questo punto il pallino rosso sparisce, il segno di conferma verde si accende, quindi lo posso poi utilizzare. Poi qui magari posso dirgli di fare un foro attraverso tutto, quindi che sia completamente passante, e confermo. Quindi ricordatevi, se voglio fare un foro coassiale, ripeto il comando, magari lo faccio esattamente qui, un foro coassiale è sufficiente selezionare un asse e poi bisogna ricordarsi di premere CTRL e selezionare un'altra faccia. Se non premo CTRL e seleziono un'altra faccia, cosa succede? Che è un errore abbastanza frequente e tipico di chi è un pochettino alle prime armi con questo software. Facciamo una cosa, cancello anche questo, è che se io seleziono l'asse, ok, dico va bene, ok, posso confermare, in realtà non posso, allora dico sì, mi ricordo, devo selezionargli anche la faccia. La seleziono senza il CTRL, ma lui sostituisce questa nuova informazione alla precedente, quindi sostituisce il piano di riferimento di partenza a quello che era l'asse precedente. Quindi bisogna sempre ricordarsi di usare il CTRL. Premo CTRL e posso anche farlo con un ordine inverso e andarli a selezionare in seconda istanza l'asse. E confermo.
ulteriore possibilità di posizionamento, posso definire un foro che parte da una superficie cilindrica e che è diretto anche radialmente, quindi è sufficiente selezionare una superficie cilindrica. In questo caso mi si presentano due maniglie rosse, la prima la posso agganciare ad esempio sulla base superiore di questo cilindro, in modo che mi darà la distanza tra l'asse del foro e questa base superiore. Il secondo invece lo vado ad agganciare ad un piano trasversale alla superficie cilindrica, può essere una faccia o un piano di riferimento a seconda di quello che preferisco. Ad esempio in questo caso mi aggancio qui, di conseguenza mi appare una quota angolare, quindi sostanzialmente ho ottenuto in questo caso una quotatura cilindrica di questo foro, che appunto è gestito da un'altezza, quindi da una z indicata da questo valore, e da una quota angolare. E ovviamente anche qui posso agire dinamicamente sulle varie quote anche per vederne la variazione. Confermo, e questo è un altro tipo di posizionamento. Ne vediamo un quarto. Quindi andiamo a attivare di nuovo il comando, scelgo in questo caso un piano di partenza, prendo una maniglia rossa e l'aggancio a un asse. In questo caso lui non ha ancora ben capito cosa voglio fare. Prendo l'altra maniglia e l'aggancio a un riferimento trasversale e noterete che in realtà lui, se mi metto nella vista dall'alto, ha definito una quotatura cartesiana rispetto all'asse, rispetto a quella faccia. Ma volendo posso andare in questo menu e in questo caso gli posso dire diametro, cioè utilizzami una quotatura polare, definita quindi da un diametro, ma in realtà può essere anche un raggio, a seconda di cosa preferiamo. Ritorno al diametro e un angolo che si riferisce a questa superficie che abbiamo selezionato prima. E questo è un altro posizionamento del foro. Perché vi sto spiegando tutti questi posizionamenti? Perché ogni posizionamento del foro ha diverse quote e un diverso schema di quotatura. Questo schema di quotatura ci può venire utile, se lo scegliamo in maniera accurata, sulla messa in tavola, quindi sul disegno costruttivo che andremo a fare alla fine, dove potremo andare a mostrare le quote delle varie feature, delle varie funzioni di modellazione. Quindi in questo caso io ho una quotatura cilindrica che molto spesso si utilizza in meccanica, in un disegno meccanico, che è definita quindi da un angolo e da un diametro su cui giace l'asse di questo foro. Vado avanti, prendo il comando foro di nuovo e vado a scegliere un posizionamento mediante sketch. Questa è l'unica possibilità che ci consente di fare con il comando foro più fori contemporaneamente. A questo punto dobbiamo dirgli che il posizionamento deve avvenire tramite uno sketch. Scelgo il piano di sketch. In questo piano di sketch posso disegnare sia dei punti di sketch con questo comando, il comando punto geometria che si trova nella parte sinistra, da non confondere con questo che è invece solo di costruzione. Punto geometria lo andiamo a vedere, piazzo i miei punti in una posizione anche un po' casuale, giusto per capirne il funzionamento. Confermo e come vedete ho diversi fori che sono esattamente centrati su quei punti che ho definito di sketch. Ricordatevi che io gli sketch posso poi andarli a quotare come voglio e quindi posso avere lo schema di quotatura che più mi piace. Annullo e ripeto il comando, però con una logica leggermente diversa. Scelgo sempre
un posizionamento di tipo sketch, scelgo il piano di sketch e in realtà all'interno dello sketch io posso anche definire una figura chiusa o aperta e lui andrà a piazzare di default i fori sui vertici di questa figura. Quindi se io disegno un rettangolo, ovviamente mi troverò 4 fori, uno per ogni vertice del rettangolo. Quindi confermo e in effetti confermo lo sketch, in effetti ho questo risultato, anche se posso decidere di avere anche dei fori sui punti medi di questi segmenti, dei lati di questo rettangolo. Quindi confermo e ho ottenuto questo risultato. Quando vado a fare dei fori posizionati di sketch, quindi più fori posizionati di sketch con un'unica funzione foro, troverò un simbolino leggermente diverso rispetto a tutte le altre situazioni e ovviamente all'interno del foro mi troverò lo sketch che ovviamente posso modificare quando voglio. Ok, direi che per questo video è tutto e quindi possiamo interromperlo qui. Continueremo a parlare del comando foro nel prossimo video in cui andrò a spiegare le diverse tipologie di fori che possiamo realizzare. Ok, vi ringrazio, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.